sono Antonio Rosa, questo è Bio Domandando e oggi parleremo della terapia genica nel trattamento del cancro. Oggi parliamo di terapia genica per il trattamento del cancro. Ormai abbiamo capito cosa si intende per terapia genica. Si intende praticamente l'utilizzo di un vettore, che in genere è un virus, ma non per forza, per introdurre del materiale genetico estraneo all'interno del nostro DNA, per andare insomma a modificare l'espressione dei geni, correggendo in questo caso una mutazione che causa patologie. Ma come può essere utilizzata la terapia genica per trattare il cancro? Prima di tutto dobbiamo capire cosa si intende per cancro. Diciamo che il cancro si sviluppa quando c'è uno squilibrio tra proliferazione cellulare o apoptosi, cioè quando una cellula tende più verso la proliferazione cellulare, quindi dividersi in maniera incontrastata, e quando non riesce più a effettuare il processo dell'apoptosi, cioè morte cellulare programmata, perché magari ha subito delle mutazioni che non sono compatibili teoricamente con la vita e quindi dovrebbe andare a suicidarsi, ecco. Ci può essere uno squilibrio tra differenziazione cellulare e inibizione della differenziazione cellulare, cioè quando una cellula deve scegliere se differenziarsi e quindi diventare più specializzata per ricoprire insomma il ruolo che deve avere in quel determinato tessuto, che ne so, pelle, fegato, oppure se restare ancora indifferenziata. Ci può essere uno squilibrio tra immunità ed evasione del sistema immunitario. Banalmente una cellula tumorale generalmente è anche una cellula che riesce a evadere i controlli del sistema immunitario, che invece vanno a cercare le cellule che dovrebbero essere distrutte appunto attraverso l'apoptosi. Qui ritorniamo al punto 1. Ci può essere uno squilibrio tra angiogenesi ed inibizione dell'angiogenesi. Cos'è l'angiogenesi? L'angiogenesi è lo sviluppo di nuovi capillari e vasi sanguigni comunque in quella zona del corpo, dell'organismo. Le cellule producono delle sostanze, degli ormoni, chiamiamoli così, che fanno sviluppare nuovi vasi nella zona circostante. Le cellule tumorali sono particolarmente brave nel fare questo. Insomma, è un processo di alterazione in cui possono essere alterati alcuni determinati geni che abbiamo chiamato oncosoppressori, oncogeni oppure geni di altro tipo. Cosa sono gli oncosoppressori? Sono dei geni che servono a inibire la proliferazione cellulare. Regolano per esempio il differenziamento cellulare o la crescita cellulare, e quindi sono quei geni che hanno la funzione appunto di impedire a una cellula di continuare a crescere e dividersi se ha accumulato troppe mutazioni al suo interno, se ha al suo interno delle cose che non funzionano. Il più famoso oncosoppressore è il gene P53. Generalmente gli oncosoppressori, i geni oncosoppressori, prevedono una perdita di funzione prima di poter portare una cellula verso l'origine tumorale. Questo significa che se noi riuscissimo a reintrodurre il gene corretto, quindi correttamente funzionante, queste cellule smettono di riprodursi e muoiono. È proprio quello che si sta cercando di fare attraverso la reintroduzione di un gene P53 funzionale. Ci sono delle evidenze che indicano come questo tipo di approccio, più magari la chemioterapia o la radioterapia o anche la terapia chirurgica, riescano a avere un vantaggio rispetto all'applicazione della sola chemioterapia, radioterapia, in tumori come per esempio tumori alla cervice o tumori al fegato. Gli oncogeni, d'altro canto, sono dei punti di controllo nella replicazione cellulare. Praticamente sono dei geni che, se attivati, fanno progredire la replicazione cellulare, il ciclo cellulare. Questo significa che se mutati e quindi resi, come dire, sempre attivati, non soltanto a un determinato punto di controllo, allora possono fare in modo che la cellula progredisca sempre nel ciclo cellulare senza interrompersi e quindi dare vita appunto alle forme tumorali. In questo caso, invece di attivarli come facevamo per gli oncosoppressori, dobbiamo fare in modo che essi vengano disattivati. Una delle tecniche più utilizzate, che abbiamo già visto quando abbiamo parlato della terapia genica, è attraverso l'uso dell'RNA interference, interferenza ad RNA. Praticamente noi introduciamo all'interno del nostro genoma un gene, una particolare sequenza nucleotidica che non si traduce in una proteina, ma si traduce in un RNA,
che si va ad appaiare all'RNA prodotto dal oncogene in modo tale da farlo degradare. In questo modo quell'oncogene viene ridotto alla sua produzione, quindi alla sua produzione proteica, della fase proteica, e riusciamo appunto a controllare, quindi a inibire la sua attività. Un aspetto particolarmente problematico di questo approccio può essere il fatto che l'RNA interference non sempre è specifico. Ci possono essere dei casi in cui questa stessa RNA vada ad inibire non soltanto la proteina bersaglio, ma magari anche altre proteine bersaglio, e noi ovviamente questo non vogliamo ottenerlo. Ci sono degli esempi che vanno a modulare la proteina CK2, vanno a downregolarla, e si è visto che in questo caso specifico è letale per le cellule tumorali, ma non va ad intaccare la funzionalità di questa proteina nelle cellule normali, e quindi abbiamo un vantaggio selettivo da questo punto di vista. Altri modi di utilizzare la gene therapy, la terapia genica per il trattamento del cancro, può essere un attacco suicida. Questo è particolarmente importante, particolarmente vantaggioso per i tumori solidi. In pratica quello che si fa è si va ad inserire all'interno del genoma un particolare gene che produce una proteina che poi andrà ad attivare un farmaco rendendolo nocivo, tossico per le cellule. In pratica soltanto quelle cellule che riceveranno il farmaco allora andranno a morire, perché quel farmaco verrà trasformato dalla proteina prodotta, dalla proteina indotta. Negli altri casi no. Per questo che viene generalmente utilizzato per i tumori solidi, perché i tumori solidi hanno una localizzazione ben specifica e noi riusciamo a fornire questo particolare tipo di farmaci che devono essere appunto attivati in maniera localizzata, senza andare ad intaccare tutte le altre cellule dell'organismo. Infine c'è un ultimo approccio che in realtà è un po' ai limiti dell'essere considerato terapia genica. Si tratta di creare una specie di vaccino tumorale, antitumorale. Come funziona? Allora, vi ricordate cosa significa somministrarsi un vaccino? In pratica noi andiamo ad addestrare il sistema immunitario a riconoscere determinate proteine presenti sulla superficie, in quel caso dei patogeni. Noi qui possiamo considerare le cellule tumorali come dei particolari patogeni che hanno sulla loro superficie delle proteine presenti su tutto il resto delle cellule, quindi normali, ma hanno anche delle proteine specifiche perché mutate e quindi diverse rispetto a quelle presenti sulla superficie delle nostre cellule. Ecco, noi andiamo proprio a addestrare il nostro sistema immunitario per riconoscere quelle determinate proteine in modo tale che attacchi in maniera sistematica quelle cellule tumorali e non tutte le altre cellule del nostro organismo. Come si fa a ottenere tutto questo? Si prelevano le cellule tumorali, si vanno ad analizzare, si vanno ad individuare le proteine target, si preleva sempre dallo stesso organismo, in questo caso delle cellule dendritiche che non sono altro che dei macrofagi, si inserisce all'interno di questi macrofagi il gene che noi vogliamo far riconoscere al nostro sistema immunitario, in modo tale che una volta reiniettati questi macrofagi modificati all'interno del nostro corpo diventino cellule competenti e quindi cellule che espongono sulla loro superficie, presentino sulla loro superficie appunto queste proteine modificate. Vanno ad addestrare i linfociti T e i linfociti B a riconoscere queste proteine, che poi troveranno non soltanto appunto sulla superficie di questi macrofagi che noi abbiamo modificato, ma soprattutto sulle cellule tumorali presenti in quel corpo, che quindi andranno attivate, verranno attaccate e verranno distrutte. Ecco, come vedete questo è un concetto complesso, ma ci sono degli studi clinici già di fase 3 che fanno promettere molto bene verso questo tipo di approccio. Quindi, per concludere, abbiamo capito che in realtà quando parliamo di un tumore parliamo di una miriade diversa di cellule che hanno scompensi fondamentalmente nel loro genoma, e proprio per questo non c'è un unico approccio vero, ma ci sono vari approcci che si possono intraprendere. Fortunatamente le idee ci sono e ci sono anche i progetti conseguenti. Resta da vedere se tutte queste idee siano effettivamente efficaci e più sicure di quello che attualmente si utilizza nel trattamento del cancro. E voi cosa ne pensate? Se il video vi è piaciuto, come sempre vi esorto a lasciare un like, lasciate domande e curiosità nei commenti qua sotto. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!